Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi in questo breve video della Santolina, con un nome un po' lungo, Santolina Chamaecyparissus. Questo dovrebbe essere il suo nome scientifico, una pianta aromatica adatta per terreni aridi. Lei, come anche la lavanda, come anche la Stachys byzantina del precedente video, è una pianta che non gradisce terreni con un ristagno idrico, è una pianta che gradisce anche della siccità perché cresce benissimo in terreni sciolti. È una pianta profumata, ha un odore che io trovo fantastico. Mi sembra, adesso non voglio dire un qualcosa di sbagliato, che un altro tipo di Santolina è chiamata anche pianta oliva perché ha le foglie che hanno questo odore di olive. Questa invece è la classica Santolina con queste foglie grigie che crea poi questi capolini gialli di fiore. Adesso qui si apriranno tra una settimana, credo, sono in grande sviluppo e quindi il cespuglio prenderà questo aspetto un po' tutto ricoperto da questi capolini gialli molto belli e quindi colore in giardino. Mi sono avvicinato con la telecamerina per farvi vedere proprio da vicino le foglie di questa Santolina. Quando viene maneggiata troppo tende poi a compattarsi un pochettino perché sono un po' strane queste foglie frastagliate, vedete che, e quindi si attaccano uno con l'altra, quindi bisogna maneggiarlo con un po' di delicatezza. Il profumo è fantastico e io raccolgo sempre le sommità, ad esempio in questo caso vado a raccogliermi un pochettino facendo una sorta di potatura con le mani, mi raccolgo magari dei mazzetti di foglie, parte terminale dei fusti, e poi con la forbice vado a tagliarmeli tutti, li sistemo nelle pietanze. Questa pianta aromatica è una pianta che va potata alla fine dell'inverno, o possiamo farlo anche dopo la sua fioritura, possiamo accorciarla un pochettino dandogli una forma. A me piace dare a questa pianta sempre una forma un po' sferica. Bisogna fare un pochettino attenzione perché questa è una pianta un po' come la lavanda, nel senso che se noi la trascuriamo per qualche anno tende ad allargarsi molto e a spogliarsi in mezzo e quindi poi il cespuglio non avrà più una forma compatta ma un po' disordinata. Quindi ricordiamoci ogni anno di fare una leggera potatura su questa pianta per accorciarla un pochettino senza arrivare alla parte legnosa, ma sempre tagliando sulla parte semilegnosa della pianta. In questo modo si mantiene sempre compatta. Io qui veramente ho creato quest'anno con la potatura questa sfera di foglie grigie molto, molto profumate e molto belle anche di aspetto, che mi piace tantissimo. Per quello che riguarda la sua coltivazione, questa è una pianta che va coltivata in un terreno sciolto, drenante, non sopporta i ristagni idrici, quindi correggiamo la buca d'impianto con della perlite come per la Stachys byzantina, perlite, pomice oppure della sabbia. Questo può essere ideale per poter coltivare questa pianta aromatica. Una pianta che gradisce assolutamente la luce solare, non coltiviamola all'ombra, vuole i raggi diretti del sole per tante ore durante il giorno per crescere rigogliosa e svilupparsi. Come acqua, come tutte le perenni da giardino che vogliono un terreno non troppo bagnato, bene, l'acqua deve essere data con parsimonia. Quando noi la sistemiamo in giardino, la accompagniamo nel primo anno di coltivazione con delle bagnature per cercare di aiutarla. Dal secondo anno di coltivazione in poi la pianta partirà e quindi avrà bisogno soltanto di un po' di acqua nei periodi in cui c'è una lunga siccità. Solitamente coincide proprio con questi mesi molto caldi che sono luglio e agosto. Io ogni tanto lei la bagno, ma veramente soltanto quando il suolo è particolarmente secco, altrimenti per non rischiare di farla marcire la lascio asciutta, ma comunque è una pianta ideale per terreni aridi. La temperatura sopportata dalla Santolina può andare dai meno 15 gradi, è una pianta molto rustica, fino ai 30-35 gradi, anche di più credo, anche perché come per la Stachys byzantina il colore argenteo e un po' grigio delle sue foglie riflette proprio la luce solare, quindi tende a non scaldare tanto la pianta. Questa è una pianta che può essere utilizzata anche in cucina, è una pianta aromatica. Io a volte prendo le sue foglie, la parte proprio terminale molto morbida, con la forbicina le spezzetto tutte e la utilizzo in insalata di riso, nei risotti, nella carne, insomma una pianta molto apprezzata anche in cucina. L'odore è veramente molto ma molto buono.
ed ha anche un gusto anche piacevole alle pietanze. È anche una pianta utilizzata per allontanare gli insetti dagli armadi, quindi può essere raccolta e sistemata in mazzetti negli armadi, può essere fatta seccare e poi utilizzata secca sulle pietanze, ad esempio la si può raccogliere in primavera per farla seccare magari con un essiccatore e poi utilizzarla poi nel corso dell'inverno quando non l'abbiamo più magari a disposizione in maniera così pulita, così con nuova vegetazione come in questo periodo in cui viene veramente voglia di utilizzarla per preparare qualche squisito piattino. Non c'è molto altro da dire sulla Santolina, a parte il fatto di provare a coltivarla in giardino. Anche lei crea dei grossi cuscini, larghi circa un 90 cm e in altezza io ho preso delle informazioni, in altezza può arrivare anche fino a 60 cm. Adesso lei è già 3 anni che ce l'ho qui nel giardino, non è molto grande perché ce l'avevo in una zona, l'avevo sistemato in una zona che era un po' troppo umida e la pianta pativa, era anche un po' in semiombra. Sistemandola qui in questa altura del mio giardino, la parte più alta del mio giardino, qui l'acqua quando piove defluisce in discesa e non si deposita tanto nel terreno, e quindi ho visto che questa pianta qui sta veramente bene e sta crescendo benissimo. Tra un anno, credo, se non 2, arriverà ad essere molto più grossa. Bene, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino per parlare di qualche altra pianta qui in questo giardino che si sta colorando sempre di più, e presto parleremo di rose per farvi vedere che il risultato delle potature fatte, che abbiamo visto nei video di appuntamento in giardino qualche mese fa, sono andate veramente a buon fine. Penso di aver fatto un lavoro abbastanza ben fatto, comunque ne parliamo poi in un prossimo video di appuntamento in giardino. Ciao a tutti e come al solito grazie, come sempre, ciao ciao ciao.